Ciao a tutti amici di Automobilissimo e benvenuti in una nuova prova, e finalmente è una sportiva, la Clio RS Trophy quarta serie restyling. Rispetto al modello precedente, all'esterno cambiano solo alcuni dettagli, ma che la rendono decisamente più di classe rispetto alle sue antecedenti. Innanzitutto i cerchi da 18, stavolta più lineari, di colore nero e con il logo RS in vista. Ci spostiamo all'anteriore invece e troviamo il fendinebbia, questa firma luminosa che prima non era presente, ma c'era un fendinebbia normale piuttosto lineare. Adesso invece prende il logo di Renault Sport che simboleggia una bandiera a scacchi e rende l'auto piuttosto sportiva e decisamente particolare e riconoscibile. Ora volevo introdurvi un ospite speciale che è il proprietario di questa Clio e vi parlerà del perché ha fatto questa scelta. State attente ragazze, che è il sosia di Clint Eastwood. Ciao a tutti, sono Alessandro. Sono il proprietario di questa Renault Clio. Sono sempre stato appassionato di Renault Sport. La scelta era fra il modello precedente e questa nuova versione. Tra le due questa è stata leggermente ingentilita, nel senso che non trovavamo più quelli che erano i dettagli ricorrenti sulla versione precedente, tra cui ad esempio la finestrella estrattore qua sul passaruota. Un altro dettaglio, si è perso quello che è l'avantreno col mozzo indipendente, per passare diciamo a una versione classica con cui è tutto il portamozzo che ruota durante la sterzata. Diciamo che questi cambiamenti su strada non si notano, non si nota questa mancanza. Anche negli interni sono state fatte delle modifiche, giusto? Esatto, infatti prendo la portiera, si nota subito le plastiche utilizzate per questo modello restyling sono molto più morbide al tatto rispetto alla versione precedente, mentre nella parte bassa le plastiche sono leggermente più rigide, però fatte apposta per durare nel tempo. Qui vediamo i due indicatori analogici. E che dire di questo volante, realizzato molto bene, in pelle, con impunture rosse, logo RS e punto zero nella parte alta. Qui notiamo invece sia a sinistra che a destra i comandi del cruise control. Dietro le palette del cambio realizzati in alluminio, solidale col piantone di sterzo. Qui troviamo invece il comando RS Drive che modifica le modalità di guida. Ricordiamo appunto che questa macchina ha 3 modalità di guida che poi andremo a provare, quindi normal, sport e race. Noto molto la presenza del colore rosso, come nel volante, nelle impunture, perfino le cinture sono rosse, la leva del cambio, e si sa, il colore rosso fa andare più forte le macchine, quindi qui hanno deciso di abbondare da questo punto di vista. Ma di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, secondo te alla gente gli interessa qualcosa? Secondo me non tantissimo. E a quelli che sono qua a vedere questa prova, di che cosa gliene frega? Di questo. Tranquilli amici di Automobilissimo, non siamo diventati un canale per tamarri, siamo sempre un canale tecnico. Questo era un blip e serve per addolcire le cambiate in scalata, e questa macchina lo fa solo in modalità sport, e oltretutto sentite che sound. Non riesco gli scoppietti dietro? Non riesco neanche a parlare, mi incarto con le parole veramente, ma è uno spettacolo di macchina. Sentite. Questa è la riserva, ragazzi. E questa invece è la spia della riserva, esattamente, perché si gioca, ma alla fine la vendita va giù. Beh, però quando prendi una macchina del genere, io penso che 2 conti con questo tu te li possa fare. Esatto. Alla fine ne paga, però il divertimento c'è, quindi sono soldi ben spesi. Esattamente. La benzina alla fine altro non è che la tassa sul divertimento. Poi, ma hai sentito prima il controllo di trazione quanto ha tagliato? Sì, ho sentito. Che quest'auto sia ben studiata non solo dal punto di vista della performance, ma anche per quanto riguarda il coinvolgimento emozionale, ce ne si accorge nel suo ambiente naturale, che è dove io e Luca l'abbiamo portata nel pomeriggio, tra le curve.
A proposito di curve, il volante è bello da impugnare, è rivestito di una pelle morbida, non è la pelle solita che dici sì, la pelle, bel tatto, bella sensazione al tatto e così. Questo è veramente morbido, si può schiacciare proprio la corona, ce lo si sente in mano. Inoltre, se si vuole mettere la modalità manuale del cambio, le palette sono a portata di dita. A sensazione di guida lo sterzo è abbastanza diretto, è molto leggero, la servoassistenza si sente tanto. Però attenzione qui, perché cambia carico in funzione alla modalità di guida, perché in modalità normal chiaramente lo sterzo sarà più leggero e confortevole, mentre nella modalità sport acquisirà un pochino di carico e quindi sì, non è mai uno sterzo pesante, è sempre piuttosto leggero, però il feedback restituito è un po' migliore. Per quanto riguarda il motore invece, è un motore nuovo, completamente diverso, un 1600 turbo di concezione moderna che guadagna in coppia, in potenza, in elasticità. Quindi direi, Luca, tu che l'hai guidata in un modo diciamo un po' più sportivo, come ti sei trovato? Allora, il motore in questa versione Trophy ha 220 cavalli e devo dire che si sentono tutti. Il peso inoltre non è molto elevato perché è dichiarato 1204 kg e unito alla coppia di 280 Nm in modalità sport fanno il loro dovere, diciamo. La macchina spinge tanto e ci si ritrova a velocità molto elevate in poco tempo. È una compatta che viaggia forte. Ecco, proprio una cosa volevo chiederti per unire l'argomento sterzo e motore. Tanta coppia all'anteriore tendenzialmente dà origine ad uno sterzo un po' ballerino. Esatto. In quest'auto invece? Invece in quest'auto non è così. Lo sterzo rimane sempre preciso, non si hanno reazioni al volante e rimane sempre composto lo sterzo. La vettura rimane sempre composta e anche le buche non danno reazioni al volante fastidiose. A livello di prestazioni il motore, come dicevamo prima, c'è, si sente, nonostante non sia più l'aspirato, il 2000 aspirato come la vecchia versione, che era un motore molto tirato, anche perché con le nuove normative tirare fuori 200 cavalli da un 2000 aspirato stradale è difficile, e allora Renault ha pensato bene di sostituirlo con questo 1600. L'allungo non è male, anzi allunga fino a 6800 giri e si sente che la curva di coppia, cioè, è presente, ha una bella schiena questo motore. Anche in basso inoltre non è vuoto, si sente bene, si difende bene, diciamo che non vi lascerà mezzi morti in uscita da una curva quando cercate la prestazione, anche perché accoppiato con il cambio a doppia frizione di cui è dotata questa vettura, si ha sempre, diciamo, la marcia giusta al momento giusto. Sì, e probabilmente questi sono anche dei vantaggi dovuti parzialmente alla fasatura variabile della distribuzione, e che, come si sa, appunto rende il motore più elastico e più fruibile a tutti i regimi. E chiaramente una piccola sportiva che tendenzialmente ha una tipologia di motore che è puntato molto agli alti regimi, in questo caso può beneficiare dell'elasticità in più dovuta in parte al turbo ed in parte alla distribuzione a fasatura variabile. Abbiamo fatto una rotonda un po' sportiva e è emerso un po' di sottosterzo, ma d'altronde è abbastanza fisiologico. Ricordiamoci sempre di essere su una tutta avanti, e quindi direi che chiaramente eliminare il sottosterzo completamente non è possibile. Cioè, anzi, a dire la verità, un'auto a trazione anteriore che elimina completamente il sottosterzo diventa pericolosa, perché il trazione anteriore super sportivo tipo da corsa è una macchina che tende a girarsi tantissimo al rilascio del gas, quindi, perché è supportato tanto dall'asse posteriore, quindi in strada non va assolutamente bene come cosa. Che comunque un pochettino è un comportamento che ha anche questa, però non a velocità basse ma a velocità un pochino più sostenute. Sugli 80 all'ora, affrontando dei curvoni, mollando il gas
a centro curva si sente che il posteriore allarga un pochino, bisogna fare un attimino una correzione di controsterzo perché il posteriore va via, perde leggermente. Sì, è molto bello, cioè è una bellissima sensazione da provare su una trazione anteriore. Tanto per essere precisi, questa auto monta lo schema sospensivo di serie, cioè una MacPherson all'anteriore e un ponte torcente al posteriore. Forse non saranno l'accoppiata più performante che io abbia mai visto, però sono ribassate di irrigidite rispetto all'RS base, 20 mm all'anteriore e 10 al posteriore. Oltre a garantire un migliore handling, questo abbassamento è asimmetrico e sposta il carico leggermente più sull'asse anteriore, limitando il sottosterzo e favorendo un leggero drift al rilascio del gas. Stavamo parlando del cambio. Doppia frizione, unica possibilità, unica scelta per questa vettura, non c'è il manuale. Alcuni appassionati storceranno un po' il naso perché soprattutto le piccole hatchback sportive generalmente sono appannaggio di appassionati di guida duri e puri e quindi si sa che molti di loro preferiscono la leva, però la Renault ha deciso di non utilizzarla più, di passare ad un cambio al volante. Quindi direi ho riscontrato delle buone sensazioni perché il cambio doppia frizione innanzitutto cambia i suoi algoritmi di funzionamento a seconda delle modalità, quindi a differenza di un cambio manuale si può adattare al vostro stile di guida. In normal la cambiata è silenziosissima, praticamente stealth, impercettibile. In modalità Renault Sport invece comincia a essere più secca, più avvertibile, diminuisce il tempo di cambiata, è sicuramente meno confortevole, ma dà un feedback al pilota della cambiata migliore, quindi sicuramente aiuta nella guida sportiva. C'è da dire che in modalità manuale, in normal e in sport, il cambio è manuale ma non completamente, nel senso che arrivati al limitatore viene inserita la marcia successiva. Fortunatamente la Renault ha deciso di togliere questo effetto in race, ma in race il cambio è completamente manuale e ti tiene la marcia da te impostata qualsiasi essa sia, e secondo me è una buona cosa perché appunto quando si va in pista o comunque quando si sta correndo, io sono dell'idea che l'auto meno volontà propria ha, meglio è, e quindi la marcia la decido io, e qua hanno fatto una buona scelta. Inoltre appunto in modalità race, piccola parentesi, vengono disinseriti tutti i controlli elettronici, già in modalità sport diventano più permissivi, però in modalità race sei proprio solo te, la macchina e i paddles, quindi è un bel guidare. I freni possono sembrare un po' un downgrade rispetto alla versione precedente, nel senso che si passa da una pinza a 4 pompanti a una pinza a 2 pompanti all'anteriore, anche se lavora su dischi di diametro maggiorato. La sensazione a me personalmente non è sembrata male. Se devo essere sincero, sull'auto sportiva a me piace un pedale un po' più consistente. In realtà io sono un po', diciamo, sono un po' particolare da questo punto di vista, perché a me piacciono i comandi dell'auto molto consistenti e molto maschi, però avrei gradito un pedale un po' più duro. Tu invece, Luca, cosa ne pensi, che l'hai provata su un po' di tornanti e in modo un po' più spinto? Secondo me invece la sensazione al pedale è buona, la rigidezza del pedale, cioè è contrastato il giusto. Quella prima parte di corsa leggermente morbida e poi dopo diventa, continuando a insistere col piede, diventa consistente, è ben modulabile la frenata. La frenata in sé, nonostante il passaggio da pinze a 4 pistoncini a singolo pistoncino, è buona, ha un bel mordente l'impianto e ci si ferma abbastanza bene, abbastanza in fretta, e è anche ha anche abbastanza una buona resistenza alla fatica. Infatti siamo su strade di collina, montagna, non ho avvertito un grande aumento della spugnosità al pedale. Sì, prima abbiamo affrontato anche una lunga discesa giù da una collina in modo abbastanza sportivo tra i tornanti e
mi ricordo di aver chiesto a Luca, dopo un po' di frenate consistenti e tanta discesa, come fosse la sensazione del pedale del freno, e lui mi aveva risposto che praticamente era ancora molto simile all'inizio, quindi direi che resiste bene e si può andare sul sicuro. Sì, ovviamente un pochettino si è allungato il pedale, ma sarà di pochissimo, cioè è scarsamente avvertibile alla sensazione del piede, Sì, ecco. l'allungamento fisiologico dopo qualche minuto di guida sportiva in discesa. Volevo parlare un secondo del comfort a bordo, perché è una sportiva, una compatta sportiva, dovrebbe essere rigida, fracassona sulle buche, spacca ossa, ma l'assetto, oltre a essere rigido il giusto per la guida sportiva, è anche confortevole. Questi sedili sono imbottiti, sono molto contenitivi nelle curve, ma sono comodissimi, non me l'aspettavo veramente, mi aspettavo dei sedili molto più rigidi, molto più, cioè, duri e puri, diciamo, invece sono comodi. La posizione di guida inoltre è molto bella, si è seduti in basso, schienale dritto ovviamente, e la posizione di guida è raccolta, e poi per i viaggi un pochettino lunghi il gomito si appoggia benissimo al bracciolo che c'è nella portiera. A proposito di comfort, in molti testano il comfort acustico grazie ad un fonometro, ed anche noi, da bravi ingegneri, abbiamo fatto il nostro test. Quindi direi, Luca, Galleria. perfetto, il nostro fonometro ci dice 96 decibel. Mi sa che non tutti abbiamo lo stesso concetto di comfort acustico. Comunque non male per uno scarico di serie, ma si può migliorare. Tra i tanti giochini che quest'auto mette a disposizione, c'è un sistema di infotainment corredato di acquisizione. Parliamo un po' adesso del sistema multimediale. Allora, lo schermo intanto ha una diagonale di 7 pollici. Accendendolo, allora, notiamo che viene diviso in due parti, la parte della navigazione a destra, mentre la parte musica è a sinistra. Se invece andiamo dentro nel menu, troviamo quelle che sono altre caratteristiche di questo sistema. Se entriamo a vedere nel veicolo, troviamo quello che probabilmente è quello che fa più gola, diciamo, agli sportivi, è l'RS Monitor. Accendendolo sostanzialmente monitora quelli che sono tutti i parametri della vettura, in particolare qui troviamo il diagramma G dell'accelerazione laterale longitudinali, troviamo un cronometro che registra quelle che sono le accelerazioni che il veicolo fa. Questa schermata tiene conto di tutti quelli che sono i dati di coppia motore, potenza, pressione olio, pressione dell'impianto freno e temperatura liquido. Qui invece altre schermate gestibili e modificabili dall'utente, in questo caso abbiamo la temperatura dell'aria aspirata, la pressione del turbo. Il parco giochi di tutti i tamarri. Più o meno, però per alcuni potrebbe essere anche utile come sistema di rilevamento dati, ecco, specialmente se si usa in pista. Da bravi ingegneri, attraverso questo sistema avevamo testato l'efficacia del launch control registrando uno 0 a 100 in 6,3 secondi. Quando il nostro ospite, troppo esaltato per avergli detto che assomiglia a Clint Eastwood, ha pensato di sfidare ad un duello spaghetti western un'auto che il launch control non ce l'ha. Quando un uomo col manuale incontra un uomo col launch, l'uomo col manuale è un uomo morto. Luca, ma sei proprio sicuro di voler fare questa sfida? Certo che sono sicuro, sono pronto a stracciarti come quando vuoi, launch control, tutto quello che vuoi puoi mettere. Ma guarda, do anche la possibilità di dare il via. Ah sì? Sì. Raccolgo volentieri. 3, 2, 1, via!
tasto di accensione, ok, cambio in D, poi sposto la leva a sinistra in M, tengo premuto una volta il tasto Renault Sport, tengo premuto 2 volte, passiamo in modalità race, tiro la leva 2 volte, freno in fondo, acceleratore, oh cacchio, che è già andato. Di sicuro non è il launch control più pratico che ci sia, ma forse una procedura così complicata serve a far sì che non si abusi di questo sistema, soprattutto in strada. Perché in effetti, pensandoci, è questo ciò a cui ti spinge la Clio RS Trophy, ad utilizzarla sempre al limite, a spingerla, a giocarci, non solo per le sue performance, ma anche e soprattutto per il grande coinvolgimento emozionale che riesce a darti. Questo ha spinto me e Luca ad un ragionamento. Oggi le auto hanno smussato molti dei loro caratteri più estroversi per omologarsi al gusto e alle necessità della massa. Quindi basta poco, uno scarico aperto, un posteriore che scoda, qualche impuntura rossa qua e là per coinvolgere i sensi. Sapete? Tornando a casa, avevo deciso che ci sarebbe stata una parte del video in cui avrei detto che la Clio RS non è l'auto che fa per me. Primo, perché beve come un'idrovora, e secondo, perché la strada oggi impone troppe limitazioni che ti impediscono di sfruttarla fino in fondo. È vero, non è un'auto solo da guida sportiva, va anche bene come auto quotidiana, nel senso che è comoda e abbastanza abitabile, però non lo è più di una Clio normale. Però quella sera, quando sono andato a letto, avevo in mente un sacco di bellissime immagini di un pomeriggio passato a divertirmi sinceramente con gli amici. E non credo sinceramente che sarebbe stata la stessa cosa se al posto della Clio RS Trophy ci fosse stata la Clio normale. Quindi forse è vero, sulle strade di tutti i giorni ci sono tante auto che svolgono il loro compitino molto meglio della Clio RS, però c'è qualcosa che tutte queste auto più sensate dovrebbero imparare dalle piccole sportive, che è farci sorridere un po' di più.